È il 22 dicembre del 2023. Alle ore 4:27, in Italia, al mattino, si verifica il solstizio d'inverno. In questo momento dell'anno, il Sole, dopo aver fatto una pausa, riprende il suo corso apparente, dal tropico del Capricorno, in direzione dell'equatore, e poi verso il tropico del Cancro. Le giornate pian piano si allungano, e con la luce, aumentano anche le energie cosmiche che possono arrivare sulla Terra. Per i primi 3 mesi circa, nella parte nord del pianeta, sarà inverno. Il Sole ci darà una luce blu e fredda. Avrei voluto fare un video, intitolato Natale by Cazzi miei, in cui spiegare alcuni aspetti legati alle simbologie di questa tradizione. Però ho visto che, in rete, ci sono già fin troppi lavori su questo tema, quindi ho deciso di fare qualcosa di diverso. Tra qualche settimana, dopo che le festività saranno passate, ci ritroveremo, tutti, di nuovo, a correre sulla ruota, più o meno come fanno i criceti. Torneremo al solito modello delle 40 ore settimanali, e gran parte delle nostre energie, come sempre, ci verranno prese dal parassita. Però ho detto che questo accadrà dopo le feste. Questo significa che, in teoria, durante i giorni festivi, forse avremo un po' di tempo da poter dedicare a noi stessi. Ogni giorno dell'anno, quando siamo di corsa, veniamo martellati dagli annunci dei notiziari. E si tratta, per il 90%, di brutte notizie. Per quanto mi riguarda, quest'anno, ho deciso di provare a guardare soprattutto video che contengono immagini positive, per un periodo di circa 2 settimane, da Natale fino all'Epifania. Spero che la mia iniziativa non venga fraintesa. Il motivo è che, anche io, ogni tanto, ho bisogno di fare un po' di manutenzione alla mia parte bioelettrica. Negli ultimi tempi ho approfondito alcune ricerche, i risultati mi hanno portato dentro ad un mondo in cui avvengono fatti che mostrano, in modo chiaro, quanto la specie umana sia contaminata. D'altra parte, ci sono numerosi video, in rete, in cui si può vedere che la gente, normalmente, è buona. In quei video, possiamo vedere che non tutti gli esseri umani sono egoisti, e che sentimenti come l'empatia e la solidarietà sono ancora tra gli istinti principali, almeno nelle persone sane. Voglio evitare per qualche giorno di assorbire informazioni negative. E voglio caricare la mia aura con una grande quantità di buone vibrazioni, in quanto credo che il 2024 sarà un anno complesso. Credo che avremo, tutti, bisogno di una grande energia vitale. Questo non vuol dire che vi sto dicendo che non voglio guardare ai problemi dei nostri tempi, al contrario. Il fatto è che voglio guardare anche le cose belle, di cui è capace l'essere umano. Credo che agli inizi dell'anno 2024 ci sarà una nuova emergenza sanitaria. Ma sono sicuro che, questa volta, ci saranno sviluppi positivi per noi, per il popolino. Dalle lezioni apprese negli ultimi anni, abbiamo imparato che molta gente, comunque, è pronta a vendere i propri vicini di casa, pur di fare bella figura agli occhi delle autorità. Sebbene le evidenze di una truffa a livello mondiale siano ormai davanti agli occhi di tutti, una buona porzione di popolazione è vittima di uno scotoma psicologico e conserva una grande fiducia nei confronti delle industrie. Qualcuno, ben nascosto, vuole che la nostra mente sia costantemente occupata da pensieri negativi, cosa che non ci fa bene né all'anima né al corpo. La mente, per poter pensare in modo armonico, cioè per vibrare in modo simile al cosmo, deve liberarsi dalle interferenze, dalle negatività, che vengono accumulate giorno dopo giorno. Non vi voglio neanche dire in quale modo vi dovete comportare voi. Proprio mentre sto scrivendo la chiusura di questo lavoro, mi è venuto in mente che il mondo ci porta a diventare psicotici. Mi spiego meglio. Probabilmente io ho meno virtù e ho più vizi di molte delle persone che vedranno questo video, perciò non sta a me darvi indicazioni in questo senso. Una parte di me, quella egoista, mi dice di fare a tutti gli auguri e di godervi le feste. Un'altra parte del mio cervello, invece, pensa a tutte quelle persone che stanno vivendo situazioni poco piacevoli e urla una domanda ai padroni del mondo. Quando è che guarirete da questa pazzia, che voi chiamate con il nome di potere? Capite ora il mio dilemma? Più ci penso e meno capisco. Da un lato, trovo giusto che chi può si goda i momenti belli della vita, non c'è niente di sbagliato in questo. Da un lato,
Credo che non sia corretto festeggiare alcun evento, in questo mondo che scivola, sempre più rapidamente, verso un baratro di decadenza. Forse ho trovato la soluzione. Auguro buone vibrazioni a tutti, con la speranza che le vibrazioni positive siano di aiuto all'umanità intera. So che le parole, da sole, non servono a molto, se non sono seguite da azioni concrete. Conoscete quella canzone intitolata "C'è chi dice no"? Le persone, cioè il popolo, hanno dimenticato di avere il potere di dire di no alle ingiustizie, soprattutto se gli abusi sono praticati dalle istituzioni. Però la storia ci ha insegnato che, come cittadini, dovrebbe essere nostro dovere reagire alle infezioni del sistema. Non dimenticate però che la violenza non è la risposta corretta al problema. La risposta corretta, la conosciamo tutti, è che il mondo ha bisogno di amore. Più sarà intensa la nostra energia prodotta dal sentimento dell'amore, e più sarà semplice reagire in modo giusto alle situazioni della vita. Per come la vedo io, amore è sinonimo di coraggio. Avere coraggio non significa non avere paura, ma significa avere paura, ma fare comunque ciò che è giusto. Quello che noi chiamiamo lo spirito del Natale è la rappresentazione di un periodo carico di sentimenti, quali la gioia data dallo stare in compagnia e la generosità, per dirne alcuni. Non so se ci avete fatto caso, ma il fatto di essere più buoni è una delle basi della buona convivenza. Scambiarsi i regali è una tradizione che ci fa capire che la condivisione è importante. Il concetto che viene trasmesso è chiarissimo. In un mondo pacifico, la generosità è la condizione naturale. Pace e generosità, in una parola, altruismo. Il messaggio nascosto nel periodo natalizio dice: siate altruisti. Mi sembra un buon consiglio. Ed ora, il mio regalo per voi. È doppio. Il primo è un minuto di silenzio, rivolto a tutte le vittime di tragedie e ingiustizie. Il secondo, il regalo vero, è un forte abbraccio e un saluto. Auguri a tutti. Ciao, Kat.